Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoterical, è così che vi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di settembre. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire come andrà il vostro mese con il vostro arcano, l'energia a livello principale e poi vedremo i vari ambiti, amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus addirittura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i massi che utilizzo nella lettura con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso partiamo facendo un piccolo passettino indietro dove ci eravamo lasciati voi nel mese precedente, agosto, avevate la carta degli amanti, una carta importantissima per prendere decisioni, per fare una scelta importante, soprattutto se ci troviamo di fronte a un bivio, a un dubbio. Ci consiglia di seguire il nostro cuore, ma in effetti di ascoltare anche la parte razionale. Probabilmente sono entrambi che possono aiutarci a fare la scelta giusta e poi ci invita a fare un tentativo, ad essere in armonia con noi stessi, a cercare comprensione, affidabilità. Quindi direi che può essere stato un mese veramente decisivo e importante, soprattutto per quanto riguarda le scelte. E adesso andiamo a vedere il vostro prossimo arcano, proprio quello di settembre. Ricordo che la stessa carta la trovate alla fine del video come schermata finale, potete fare uno screenshot, tenerla con voi e ritrovare la forza del giudizio. Bellissima carta, molto intensa e forte, soprattutto dal punto di vista della rinascita, del superamento e risveglio della consapevolezza. Probabilmente alcune cose che avete fatto precedentemente vi hanno dato la spinta, l'opportunità di fare dei cambiamenti importanti o comunque di scoprire, di comprendere alcune cose. E poi è anche una carta di riflessione, di autovalutazione, di momenti importanti, di rinnovamento e in qualche modo di accogliere delle informazioni e delle notizie che possono essere molto utili. Ecco, questo è il vostro arcano del mese di settembre. Adesso andiamo a scoprire le energie principali. Queste sono energie che vi possono aiutare a capire un po' come andrà il vostro mese e forse anche capire il momento giusto dove poter fare un qualcosa, quindi come gestirvi. Nella prima parte il 2 di denari consiglia adattabilità, cercare di trovare un equilibrio tra più situazioni, quindi di essere flessibili, cercare di mantenere il ritmo perché diciamo alcune cose magari purtroppo siamo anche costretti a fare contemporaneamente più cose oppure prima di fare una scelta dobbiamo valutare le alternative, dobbiamo metterci in gioco in più situazioni e allora solo sperimentando, cercare di andare ad esplorare possiamo darci l'opportunità di soppesare le varie situazioni e quindi poi avere maggior sicurezza delle nostre scelte. Forse c'è anche qualcosa che dobbiamo comprendere ancora meglio, imparare come gestire e questo è il momento giusto per farlo, perché la parte centrale con questo 9 di spade può esserci qualche preoccupazione, qualche tensione, un po' di ansia, un po' di stress. Ricordo che come significato, pur indicando problemi e preoccupazione, ci indica allo stesso tempo di capire se magari siamo noi che stiamo ingigantendo alcune cose oppure abbiamo la possibilità di gestire i nostri pensieri, le nostre emozioni in modo diverso per non sovraccaricarci di negatività e quindi potrebbe essere il momento giusto di lasciare andare quelle situazioni che ci mettono
in tristezza, in sconforto e non ci aiutano minimamente. Poi troviamo la carta della giustizia. Ecco, questo è il momento giusto, forse verso la fine si chiude il mese con questa energia potentissima. Cosa ci sta dicendo la giustizia? Che c'è un riequilibrio, che possiamo dividere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, da ciò che ci fa stare bene e da ciò che dobbiamo effettivamente allontanare. Possiamo fare chiarezza, ordine, ci consiglia di usare precisione, metodo e accogliere le nostre ricompense. Soprattutto una cosa della quale dobbiamo fare attenzione con la giustizia è di adottare equità, massimo equilibrio, perché effettivamente valutare le possibili conseguenze delle nostre azioni. Tutto ha un peso. Allora, quando sappiamo che alcune cose possono avere delle conseguenze, allora lì possiamo capire effettivamente se fare una cosa o cercare invece di lasciarla andare o di modificarla. Quindi questo è il momento giusto proprio anche di andare a fare una modifica del nostro percorso. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Io consiglio sempre di ascoltare perché alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alle relazioni familiari, quindi dove sentite magari quell'indicazione, quell'interpretazione che risuona particolarmente, dove c'è un brivido, un qualcosa, allora lì c'è quel messaggio giusto per voi. Con il 7, 7 di spade, il 10 di bastoni e l'8 di denari, è un mese che parte un po', in modo particolare perché il 7 di spade, ci fa muovere un po' con incertezza e quindi forse abbiamo bisogno, di valutare, di osservare. Se abbiamo paura di muoverci in un certo modo, di comunicare, o di gestire alcune cose e sbagliare, allora ecco che questa ci sta dicendo pian pianino, non vi affrettate, magari fate qualche tentativo, cercate di adottare qualche scorciatoia. La cosa che deve essere assolutamente evitata è l'impegno scostante, la superficialità e soprattutto le situazioni ingannevoli. Quindi forse c'è bisogno di fare chiarezza. Le cose possono essere un po', diciamo, difficili perché abbiamo il 10 di bastoni che indica purtroppo un sovraccarico sia emozionale sia anche di impegni che potrebbe destabilizzare, portare un po' di pesantezza nei rapporti più importanti, soprattutto in amore. Però il lotto di denari alla fine ci fa capire che effettivamente c'è una buona gestione, forse soprattutto delle cose pratiche, della presenza, dell'esserci, dell'aiutarsi a livello diciamo effettivo. Poi diciamo a livello sentimentale è vero che mancano carte di coppia, ma non vuol dire che non ci sia amore e affetto, vuol dire che questo mese sarà importante e decisivo forse di gestire al meglio quello che avete a disposizione e di valutare possibili cambiamenti. Magari la situazione può essere un po' difficile per chi già sta vivendo una fase critica, allora forse è il giudizio stesso che dice in qualche modo bisogna portarsi verso la rinascita anche delle stesse emozioni, però bisogna lasciare andare alcune cose per impegnarsi in questo senso. Per i single ovviamente troviamo delle energie anche qui fortissime. Sottolineo fortissime perché sono tutte carte di arcani maggiori e quando escono principalmente arcani maggiori vuol dire che è una fase non solo impegnativa ma determinante. In questo caso parliamo di amore, vuol dire che con la torre all'inizio o c'è stata una delusione, allora c'è la fase di riuscire a metabolizzare questa delusione, oppure ci sono proprio alcune cose che vi danno fastidio. Ad esempio, cioè se state conoscendo, frequentando una persona, magari è il momento in cui state mettendo in dubbio una possibile relazione, oppure siete scostanti, volete sì impegnarvi, però non ne avete le energie giuste. Una parte di voi
c'è qualcosa che vuole cambiare e vuole procedere pian pianino, forse di più verso la fine del mese. Quindi per tutti quelli che volutamente cercano di dare una svolta, magari anche di accogliere, perché no, un cambiamento fortissimo. Ricordo che la torre non riguarda solo le cose negative di delusione, ma parla anche di un colpo di fulmine, di un qualcosa che arriva all'improvviso, inaspettatamente, e quindi è lì che secondo me può arrivare con il diavolo o quella forte attrazione, quel forte coinvolgimento, soprattutto a livello fisico, o comunque anche quella paura che in realtà potrebbe esserci qualcosa di più, e allora è lì che la temperanza ci porta in quel graduale cambiamento che magari vi aiuterà a risvegliare, a comprendere, a capire, come abbiamo visto con lo stesso giudizio, come procedere, sia in una situazione magari già avviata e altalenante di una frequentazione, sia anche e soprattutto verso un nuovo inizio. E adesso procediamo con la parte del lavoro, delle finanze. Allora, vediamo un po' che cosa vogliono dirvi. Ovviamente, diciamo, sono andata avanti con il mazzo, magari molti di voi l'hanno notato, diciamo, ho usato il mazzo, diciamo, precedente, non ha importanza, vuol dire che c'era quel mazzo che vi doveva dire qualcosa, perché di solito ho tutti i mazzi divisi per amore e lavoro, e adesso doveva andare così effettivamente, quindi procediamo proprio con la parte del lavoro e delle finanze, con questo mazzo della chiave pittorica, e vediamo quali messaggi hanno per voi. Troviamo il Re di Spade, la forza e l'asso di coppe. Qui soprattutto la parte del risveglio del nuovo inizio la troviamo verso fine settembre, gran parte del mese c'è una fase di ripresa, di concentrazione, di razionalizzazione, magari controllo sia delle vostre finanze sia di alcuni impegni che dovete sostenere. Quell'asso di coppe mi fa pensare che alla fine, negli ultimi giorni, ci si può aspettare magari anche un rinnovato interesse, trasporto, una novità, un'opportunità da cogliere, può essere una nuova intuizione, un'ispirazione, e quindi è questa occasione che può essere importante per voi. Magari essendo appunto una carta generica come asso, per alcuni vuol dire maggiore trasporto in quello che si sta facendo, per altri vuol dire forse una nuova fonte di ispirazione e di guadagno, che forse diciamo, sarà un po' più sostanziosa se si deciderà di mettere in moto. Può essere anche, visto che qui parliamo anche di quelle situazioni pratiche, effettive, e che hanno a che fare sempre con il denaro e l'investimento di denaro e di energie personali, una nuova passione, un amore, una nuova idea. Amore nel senso come hobby, come qualcosa che magari vogliamo fare, da integrare anche al lavoro stesso. Quindi vediamo che è vero che è un mese impegnativo, però anche abbastanza positivo. Io direi soprattutto per chi è alla ricerca e chi vuole fare grandi cambiamenti, perché si possono accogliere delle novità, o un qualcosa che salta fuori anche come risposta, cioè se avete fatto dei colloqui precedentemente, probabilmente c'è un qualcosa che finalmente si muove nel verso giusto, perché come vedete ci sono carte abbastanza belle, positive, a parte che sono comunque tutte di coppe, sia il Fante sia il 10 che il 9 indicano stabilità, benessere, conseguimento, ottenimento e soddisfazione, quindi o si ha veramente l'opportunità di trovare un tipo di lavoro che vi coinvolge e vi appassiona, magari è proprio quello che state cercando, oppure effettivamente può trattarsi di quei nuovi sviluppi, quelle nuove situazioni che sono proprio quelle che state cercando voi. E adesso procediamo con l'ultima parte, i segni zodiacali da attenzionare. Troviamo la luna che si riferisce al cancro,
Poi troviamo Marte, e Marte si riferisce all'Ariete e allo Scorpione, e poi in più troviamo la Vergine. Ecco, questi sono i segni principali da attenzionare, sono determinanti nel bene o nel male, quindi ognuno di voi dovrà comunque capire. Possono essere anche nuove persone, nuove situazioni. La cosa importante è che possono esserci sia da un lato dei conflitti, anche una nuova energia, forse coraggio e determinazione, quindi qualcuno che spinge le vostre ambizioni o comunque vi aiuta, vi incoraggia, vi sostiene, dall'altro lato magari di ascoltare il vostro intuito, la vostra sensibilità che vi farà capire subito con chi avete a che fare, e quindi se c'è magari quel campanello d'allarme che suona, di ascoltarlo, perché magari è una persona fortemente instabile o c'è qualcosa che non va e che non può essere assolutamente utile per voi in questo periodo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via, perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di settembre. Ciao!